1910 si tiene a Bruxelles una nuova edizione dell'Esposizione Universale e Internazionale. Circa 13 milioni di visitatori circolano tra i nuovi edifici costruiti nella zona del Solbosch a rappresentare i tanti paesi che hanno aderito all'iniziativa. Sono giunti a Bruxelles per ammirare le meraviglie artistiche, scientifiche e tecniche che, da quella loro modernità, proiettano i sogni dell'umanità verso il futuro. Gli espositori, che provengono da 26 paesi, sono più di 27.000. Nelle gallerie e nei padiglioni figurano prodotti di ogni genere, dai gioielli alle opere d'arte, ai giocattoli, dagli strumenti agricoli agli armamenti militari, ma anche uomini, donne e bambini trasferiti per l'occasione dalle colonie nella capitale, come in un triste zoo umano. La sezione italiana viene aperta al pubblico il 7 giugno e comprende 882 espositori, tra cui la Fiat, la Pirelli, Borsalino, le industrie metallurgiche e meccaniche, insieme al Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero dell'Interno. Prendono parte all'evento anche la Scuola della Montesca e di Rovigliano e sotto gli occhi di visitatori provenienti da ogni parte del mondo ci sono ora i disegni, le raccolte di foglie e le cartine geografiche fatte in queste piccole scuole rurali volute fortemente da Alice Algarten. Da sempre impegnata nella promozione dell'istruzione, la Algarten è a Bruxelles per presentare i risultati conseguiti dalle 2 scuole elementari che ha aperto 10 anni prima nelle campagne dell'Alta Valtiberina per i figli delle famiglie contadine. Ha inviato al Congresso internazionale di botanica, che si tiene nello stesso contesto, un rapporto sulle attività scientifico-sperimentali che si conducono nelle scuole della Montesca e di Rovigliano, mentre in uno stand allestito all'interno dello spazio riservato alla pubblica istruzione ha predisposto che siano esposti i lavori degli alunni, i programmi e il materiale scolastico. Da Roma, l'inverno precedente, Alice aveva scritto alla direttrice delle scuole, Maria Pasqui. Mandami al più presto la tua relazione, perché voglio farla tradurre in francese e il tempo stringe. Ho ricevuto i bellissimi quaderni, la pianta della casa, eccetera. Fanno bene all'anima. Nei giorni seguenti, anche Mary Hamilton, sua stretta collaboratrice, commentava incantata il materiale che continuavano a ricevere dalle scuole. Sono arrivate! Le bellissime cose sono arrivate! Sono meravigliose! Ah, quanto lavoro ci hanno messo e quanto amore! Adesso non ci rimane che metterle in modo da esporle nella maniera più chiara possibile. Non crede sia meglio mettere le fotografie in delle cornici? Almeno la pianta degli orticelli. Quando la lista delle cose e la relazione saranno fatte, gliele manderemo subito. Abbiamo certi campioni di tela umbra che intanto andranno bene, così non c'è bisogno di tagliarne dei nuovi. La relazione a cui entrambe alludono sarebbe stata poi la matrice del catalogo ragionato degli oggetti esposti. Poche, dense pagine che presentavano la programmazione scolastica, dividendola per materie e articolandola secondo le metodologie didattiche adottate per affrontarle. Al lato di ogni pagina, brevi didascalie numerate rimandavano agli oggetti che dovevano essere esposti fisicamente, tra cui anche foto di luoghi, laboratori, attività e persone. La funzione del catalogo era quella di guidare i visitatori nella comprensione di ogni oggetto e del suo ruolo nel percorso formativo degli alunni. Dall'installazione vera e propria negli spazi dell'Expo non poterono occuparsi personalmente le autrici del catalogo. Ne fu invece incaricato il Comitato Nazionale per le Esposizioni e le Esportazioni, che con qualche insoddisfazione dichiarò di aver fatto del proprio meglio nel ordinare convenientemente quello che era stato loro inviato. Ma la Algarten, giunta a Bruxelles, comunicò rassicurata e felice a Marietta. La nostra piccola esposizione è tanto carina e suscita un vero interesse. Già nelle prime fasi del progetto aveva dichiarato di non cercare premi, quanto piuttosto la propagazione di un'idea. L'idea da propagare,
Era quella di una scuola tesa non solo a debellare l'analfabetismo o a rendere il giovane soggetto attivo nel proprio ambiente, ma a promuoverne lo sviluppo integrale. L'impresa è a dir poco quella di una visionaria. Immaginare di poter suscitare interesse internazionale per dei progetti scolastici compiuti da ragazzetti di campagna che il primo giorno di scuola, raccontano le maestre, spesso non sanno dire il proprio nome. Ma il lavoro diede frutti e le scuole ricevettero il riconoscimento, seppure non inseguito, certo meritato. Carissima, come avrai visto dalle cartoline ai ragazzi, abbiamo avuto a Bruxelles un diploma d'onore. Ci serva unicamente da sprone per far meglio, mai come soddisfazione per aver ottenuto. La Montesca e Rovigliano vinsero infatti il secondo e il terzo premio, e cioè il diploma d'onore nella categoria Insegnamento speciale agricolo, mentre in quella Educazione del fanciullo, Insegnamento primario, Insegnamento degli adulti, meritarono la medaglia d'oro. 13 anni più tardi, le intuizioni pedagogiche di questa giovane donna venuta da lontano, nate dalla ricerca senza frontiere di modelli a cui ispirarsi e attuate tra i figli scalzi dei suoi contadini sulle colline umbre, furono prescritte alle scuole elementari di tutta Italia. La Montesca e Rovigliano suscitarono infatti l'interesse di Lombardo Radice, che ne mutuò alcune pratiche per la riforma della scuola del 1923. Il soggetto del mese, il calendario e la cronaca si trasformarono rispettivamente nel componimento mensile illustrato, nel calendario della Montesca e nel diario della vita di scuola. Secondo l'illustre pedagogista, la Algarten lavorava a una scuola, ma con l'animo di chi abbia la responsabilità di risolvere il problema educativo di tutte le scuole. E infatti, in quella fucina di sperimentazioni che fu la Montesca, si applicarono per esempio anche certi principi del metodo Montessori, fin dai suoi primi passi, nel 1908, come si evince dal registro di una delle maestre. 10 ottobre. Oggi ho notato un piccolo progresso. I miei piccoli amici si sono mostrati più franchi. Ho insegnato loro la vocale I, valendomi per la spiegazione di una I intagliata su carta vetrata. L'insegnamento avviene in 3 tempi. Primo, sensazione visiva e tattile muscolare. Secondo, percezione. Terzo, linguaggio. Il metodo facilita la fissazione delle immagini. Senza il profondo interesse della Algarten per le sue scuole, probabilmente il metodo Montessori non sarebbe stato messo per iscritto e senza quelle scuole forse non si sarebbe mai tenuto il primo degli oggi innumerevoli corsi di formazione per insegnanti montessoriani, che fu invece ospitato proprio alla Villa dei Franchetti nel 1909 da un'Alice appassionata alle idee della dottoressa. Ai bambini di questa piccola scuola rurale fu chiesto di prendere parte alle attività, proprio quei bambini la cui relazione con la natura, elemento fondante della pedagogia della Montesca, Maria Montessori ricondusse oltre oceano nelle terre da cui Alice era partita.